Col video di oggi ragazzi vi porto in oreficeria perché praticamente vedrete in laboratorio la realizzazione della presa diretta sulle batterie da parte di tutti i componenti, inverter, regolatori di carica e tutti i controller. A questo punto avremo la massima potenza perché non passeremo più dal BMS, dalla batteria positivo e negativo, andremo alla barra equipotenziale e direttamente all'inverter e agli EPEVER. Bene ragazzi, avremo quindi la possibilità di connettere direttamente tutti gli apparecchi, avendo quindi una tensione, un'equitensione su tutto l'impianto. Voglio spiegarvi brevemente che cos'è l'equitensione. Praticamente quando misuriamo con lo shunt o col volmetro sulla batteria e abbiamo ad esempio 53,8 volt, spesso cosa succede se ci sono carenze nel trasporto della corrente o contatti un po' fallaci, che andiamo a misurare sull'inverter ed è invece di 53,8 può essere 53,4, oppure se stiamo assorbendo tanto anche meno. Lo stesso succede dalle PEVER, cioè abbiamo nei diversi punti dell'impianto delle tensioni che non sono uguali. Questo può influire quelli che sono poi gli sganci da parte dell'inverter con passaggio alla rete, la carica delle PEVER che andrà a fermarsi prima perché vede delle tensioni diverse. Quindi quanto più riusciamo a creare un'equitensione, tanto meglio è. Lo vedremo bene in questo impianto, vedremo tante cose interessanti su una cosa semplice, perché oggi vedremo tutti i collegamenti dei busbar, come trasformeremo i busbar passando dall'oreficeria, e vedremo la connessione del polo negativo e polo positivo fuori così dalla batteria, pronti per essere nel prossimo video connessi al resto dell'impianto. Una cosa importante che ci tenevo a dire è questo: alcuni di voi mi hanno scritto dicendo sto facendo il bottom balancing, il top balancing, sto facendo questo impianto, mi piace, però dalle foto che mi mandate ragazzi c'è qualcosa che non va. Non potete assolutamente fare le connessioni con i cavi spelati e girati intorno ai poli e chiusi poi col dado, non va bene. Per quello hanno inventato i terminali. Quindi le connessioni devono essere certe. Poi tra una cella e l'altra va messo sempre l'isolante per evitare cortocircuito, perché le scocche sono positive. Quando fate un impianto in serie non potete fare più meno con le scocche che magari con un pezzettino di metallo dentro tra le due scocche, tra le due celle si va a toccare. Ebbene, prestate attenzione a questi altri fattori. Ecco perché dico sempre: ok, vi piace questo hobby oppure siete dei professionisti, ma se no fatevi aiutare da elettricisti e persone competenti. Se no il rischio è quello di rovinare prodotti che costano. Fortunatamente le LiFePO 4 non sono incendiarie come le Li-ion, però andate a, insomma, poi se c'è un cortocircuito può bruciare la plastica, tutte le plastiche che ci sono nell'impianto, danneggiare insomma anche batterie che costano tanti soldi. Se sbagliate il top balancing o il bottom balancing, rischiano di gonfiarsi e buttate via batterie costose. Questo ci tengo a dirlo non solo come disclaimer, ma anche per il fatto che ci tengo ai vostri impianti. Voi lo sapete benissimo. Immagine iniziale, 4 secondi, e andiamo in laboratorio per vedere tutta la realizzazione di questo impianto. Allora ragazzi, l'idea che voglio realizzare, come sapete nei miei impianti voglio pochi cavi, pochi apparecchi, quindi lo shunt lo posizionerò qui, quindi è già in posizione. Qua metterò il relay bistabile che andrà a sganciare tutto, connesso con lo shunt con barra di rame, e in questo punto metterò il fusibile, come potete ben vedere. A questo punto avrò una discesa dal polo negativo, che è questo, della barra di rame direttamente sul fusibile, direttamente sullo shunt, che passa per il relay bistabile, e questo consentirà di avere un'unica connessione con barra di rame molto semplice e nel contempo con una portata molto alta. Il relay che avete visto nell'impianto è una belva, quello è 600 ampere, quindi potentissimo. Però non ho messo solo quello, avete visto che ho messo anche il fusibile da 500 ampere. Perché? Perché nel caso che il relay debba essere pilotato dall'Elerix e questo non avviene, abbiamo una connessione che può prendere fuoco. 500 A è sicuro che a fronte di un cortocircuito salta. Questa è una protezione molto importante. La prima cosa che andrò a fare è scegliere una barra di rame, che sarà quella che ufficialmente guiderà tutta la linea di potenza. Ho deciso di restare su quella classica che avete già visto nel canale, che è questa da 20
mm per 3 mm, che è l'ideale ormai, insomma, in maniera testata e comprovata, di quello che è il toroidale da 6 kW. Questa è molto spessa, questa sono 5 mm per 35, ma è addirittura sovradimensionata. Quindi rimaniamo su questo standard e andiamo a tagliare i pezzi, i 3 pezzi che vi ho appena citato, cioè il passaggio dalla batteria meno al fusibile, dal fusibile allo shunt e dallo shunt al relè bistabile. Già avevo descritto l'importanza di queste connessioni e ho preferito utilizzare la barra di rame che oramai conoscete, questa è 20 mm per 3 di spessore, questa regge benissimo i 6 kW dell'impianto. Certo, invece di questa avrei potuto utilizzare anche questa barra di rame che sicuramente, questa pesa un botto, che sicuramente ha uno spessore e una larghezza sostanziosa. Ebbene, questa sarebbe stata ovviamente esagerata, quindi non esageriamo visto il costo del rame, rimaniamo sulle nostre cose normali, guardate la differenza, in modo da avere comunque una buona connessione. Pensate che questa barra di rame è una barra che viene utilizzata in un impianto dove ci sono 4 generatori turbogas che producono 11.000 volt, 4.000 ampere per un totale di 44 megawatt. Ebbene, è ovvio che non potevano utilizzare questa barrettina di rame, ma nel nostro impianto, quando scendiamo a casa nostra dai grandi generatori, ebbene, abbiamo quello che noi definiamo sostanzioso. Perché ve l'ho fatto vedere? Perché quando vi faccio vedere le due potenze, questa l'abbiamo fatto diventare uno stuzzicadenti, che non serve a niente. Guardate questa. Allora, cerchiamo di capire bene quali spessori, quali potenze, meglio esagerare un po', del resto i latini dicevano melius est abundare quam deficere. Bene ragazzi, a questo punto torniamo con il nostro stuzzicadente, con la nostra barrettina, giù in laboratorio per vedere che cosa ancora succede. Per fare i fori perfetti in un metallo malleabile bisogna avere alcune accortezze ragazzi. I fori, il risultato finale deve essere questo: innanzitutto centrato, senza sbavature, un foro perfetto, perché questo significherà poi, vedete che sta iniziando anche la lucidatura, significherà poi qualità della connessione. Ora, non voglio insegnare niente a nessuno di coloro che già conoscono bene come usare trapani e quant'altro, però dato che questo canale è rivolto anche ai principianti, voglio dirvi una cosa. Innanzitutto nel trapano a colonna dovete crearvi questo strumentino veramente stupido ma utile. È un pezzo di legno della misura del piano con una vite che è all'incirca 1/3 della lunghezza. Perché? La vite vedete grossa e passante, questa addirittura è una testa esagonale. Questa vi servirà a evitare una delle problematiche che spesso si trova, che è questa. Quando io vado a fare un foro, il momento in cui la punta va a grippare sul foro, questo inizierà a girare e vi fate male. Vi fate male perché non potete fermarlo, a meno che questo è lungo, allora lo tenete così. Allora, per evitare questo, bisogna andare a creare questo strumento che viene infilato qui o qua, a seconda di dove state tagliando. Io quasi sempre uso questo. Perché? Perché questa distanza e questa rotazione mi permetterà di tenere fermo questo. Vedete? Io posso agire in questo modo e in questo modo, in modo da centrare il foro mentre la punta scende. A questo punto io farò il foro e cosa succederà? Che non potrà spingere in quella direzione perché c'è questo che ferma, vedete? Quindi lo appoggerò sul bordo estremo e quando il foro sarà quasi completo, è lì il momento critico dove lui tende a roteare in questa direzione, invece no, ci sarà esattamente questo fermo. Questa è una cosa molto importante ragazzi, per evitare di farvi male. Un altro aspetto che volevo evidenziare è questo attrezzo, vedete ragazzi? Questo attrezzo a molla è un marcatore. Cosa serve? Quando voi iniziate a fare il foro, nel momento in cui iniziate può darsi che vi spostate leggermente. Allora con questo attrezzo invece andate a generare sul rame
chiamiamolo l'inizio, cioè una punzonatura, e questo è molto molto violento. Adesso vi faccio vedere l'effetto su un pezzo ed è anche regolabile, perché vedete qui praticamente c'è una molla e questo, come si dice in gergo, va a scoppiare là dove voi decidete di incidere il metallo. Vedete, gli lasciate una punta che è l'invito per la punta del trapano a colonna, poi, o anche che fosse quello manuale, per andare a fare un foro centrato là dove dicevate voi, senza possibilità di spostarvi. Ok? Adesso ne vediamo un esempio qua sul tavolo. Vediamo quindi il funzionamento. Questo viene appoggiato perfettamente al centro di questo segno che ho fatto con il pennarello indelebile, dopodiché andiamo a premere, coppia sul rame, facendo un'incisione che è esattamente quella che sarà seguita in maniera perfetta e continuativa dalla punta del trapano, che sia manuale o a colonna. Questo è un altro attrezzo che vi consiglio, è una punta conica che serve a togliere proprio la sbavatura che rimane quando avete fatto il foro. Quindi voi appoggerete questo e delicatamente andrete a togliere la sbavatura di qua e di là. Uno strumento molto semplice, ma ragazzi, alla fine il foro deve essere veramente centrato e perfetto. Guardate questo 6 mm e questo è un 8 mm che andrà poi sul portafusili. Qui sto già iniziando con la lucidatura, andiamo avanti in modo da preparare questo pezzo veramente piegato bene. Guardate la piega, piegato perfettamente, forato perfettamente, e adesso inizia la lucidatura. Appoggiato bene e con carta sottile andrò a lucidare la parte che dovrà essere posta a contatto. L'ho già sgrossato, ragazzi. Ebbene, guardate, questo è degno di andare in un'oreficeria. Adesso procederò anche con la carta manuale in modo da farlo diventare ancora più lucido. Questo è quello che deve essere posizionato sui contatti. Una nota che reputo importante, ragazzi: quando facciamo i fori dobbiamo essere precisi. Avete visto che io non ho fatto come nei bus bar. Quando compriamo i bus bar abbiamo l'asola perché consente un gioco. Io, per aumentare la connessione, invece dell'asola ho fatto il foro, ma il foro deve essere perfetto, se no non entra. Tant'è vero che qualcuno sui 4 in linea non entrava, ho dovuto leggermente limarlo. Ma questa connessione con fori anche leggermente uno qui uno là limati è una connessione fantastica, perché non perde tutto lo spazio libero che l'asola lascia a destra e a sinistra. Quindi ci vuole precisione. Misurate sempre col calibro di plastica o col metro di plastica, non certo con i metalli. Andiamo avanti ancora. Avete visto, ragazzi, il pezzo che ho fatto precedentemente era piegato alla perfezione, sembrava quasi piegato da una piegatrice. Ebbene, come si fa con attrezzi artigianali? Ognuno chiaramente ha i suoi sistemi. Io vi faccio vedere questo: chiudere il pezzo di rame tra due pezzi di legno in modo ovviamente da non rovinare, stringere molto bene, poi creare un pezzo di cartone con nastro adesivo e introdurlo all'interno del pezzo che dovete piegare. Vedete? A questo punto, mentre tirate verso di voi, andate a martellare sul cartone. In questo modo si crea una bellissima piega viva. Ve la faccio vedere. Guardate, questa è leggermente ancora un po' da correggere, lo fate anche a mano. Ecco qua, questa è la piega viva, ragazzi, sembra fatta da una piegatrice. Questo, ragazzi, è il bus bar che ci serve a noi. L'avete visto, è la congiunzione tra le batterie e praticamente i due fori
e quello che sarà poi l'aggancio a tutti gli strumenti della connessione diretta, ovvero fusibile, lo shunt e il relay primario, quello bistabile che staccherà la batteria. Qui avete visto precedentemente quello più piccolo nel caso che vogliate fare 1P16S. Questo invece ha due fori perché qui mettiamo in parallelo le due celle, quindi questo diventerà un 2P16S. Ebbene, adesso procediamo alla ricopertura del metallo del rame per evitare l'ossidazione con lo stagno. Ebbene, come faremo? Molto semplice ragazzi, io ho preparato qua, l'avete già visto in un altro video ma qui voglio essere ancora più dettagliato. Questa è una soluzione di aceto e sale. Voi mettete tanto sale finché non si scioglie più, quindi la soluzione diventa satura e qui avete l'aceto. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo questi cerchietti di carta adesiva, questi sono quelli che io compro per le celle 18650, però vanno bene anche quelli che fanno da protezione per il quaderno con gli anelli, vi ricordate? E sono praticamente anch'essi adesivi. Ora quando prendo uno di questi lo vado a posizionare perfettamente sul foro. Bene, in questo modo quando andrò a ricoprire di stagno il rame, questo rimarrà libero e avremo una bella connessione di rame e la protezione contro l'ossidazione al di fuori del contatto. Procediamo a fare abbiamo fatto il sopra, faremo il sotto e gli altri fori, quindi andiamo a coprire tutto con questi cerchietti. Ecco praticamente la copertura sopra e sotto del lato celle e questo del lato fusibile. Abbiamo acceso il nostro alimentatore stabilizzato, abbiamo messo 4 volt e 4 ampere. Colleghiamo alla barra di rame il polo negativo, immergiamo nella soluzione, vedete qui l'ho preparato ed è praticamente il polo positivo, la pinza è attaccata a un pezzo di stagno puro. Questo è uno stagno che avevo. Se non l'avete un pezzo così grosso potete usare anche lo stagno a fili, meglio se è puro invece che il classico stagno saldatura con anche il piombo. E potete comprare una bobinetta di filo di stagno puro, se no con una bassissima percentuale di piombo. Qui ho messo un feltrino qua sopra, vedete? Questo feltrino, giusto per non mettere a contatto il piombo direttamente col rame, perché sennò si crea un cortocircuito, quindi questo fa da isolante, però questo lo vado a immergere in questa soluzione di aceto e sale. Adesso vi faccio vedere che come posizionerò sulla parte interessata, 4 volte 4 ampere abbiamo detto, qui andrà istantaneamente a depositarsi uno strato di stagno che va a proteggere il rame tranne la zona della connessione. Vediamo. Vedete? Istantaneamente, prepotentemente. Dobbiamo ovviamente insistere un po'. Faremo le zone rotonde anche qua. Ovviamente più restiamo e più stagno si deposita, però non deve essere eccessivo, basta lasciare un velo di stagno che protegge contro gli ossidi, perché negli anni potrebbe diventare verde il rame e insomma ci obbliga poi a pulirlo o isolarlo con materiali petroliferi. Facciamo anche la testa. Adesso io lo farò tutto, dopodiché vi faccio vedere il lavoro finito. Intanto cominciate a guardare la differenza tra il rame e tutto lo stagno depositato, ma in maniera, avete visto, velocissima. Dopo gli diamo anche una piccola lucidata. E questo ragazzi è il lavoro finale. Stagnatura perfetta.
vedete, il rame è rimasto libero sopra e sotto, guardate, e praticamente abbiamo la conduttività del rame e la protezione dello stagno. Questo è uno dei busbar primari che andrò a collegare all'istante. Ora, la ricopertura dei metalli attraverso la galvanica, che poi ci sono diversi tipi di galvanica, c'è la galvanostegia, la galvanoplastica, eccetera. In questo caso abbiamo il trasporto del metallo, cioè dello stagno, attraverso questa elettrolisi sul metallo. Si ricopre, si riveste, si protegge. Non è obbligatorio, potete lasciare il rame, però in questo modo negli anni lo stagno, che non si ossida, se non che un velo superficiale diventa leggermente scuro, andrà a proteggere tutte le barre. Ovviamente nel busbar ho creato anche il foro centrale, che sarà quello dove andranno i collegamenti dell'Elerix. Quindi questo è il pezzo finito, stagnato, protetto, il rame è libero. E anche se vedete come in questo caso il foro è un po' decentrato, non fa niente, perché tanto la superficie è maggiore, questo sarà circa l'occupazione del contatto della cella, quindi ho lasciato uno spazio leggermente più abbondante. Questo è il foro centrale dell'Elerix. Procediamo al montaggio. Ecco ragazzi, il lavoro finito, adesso mi avvicino con la telecamera per farvi vedere tutti i dettagli di questa panoramica. Analizziamola insieme. Partiamo ragazzi dall'attacco dei busbar della batteria. Vedete come sono stati fatti, col foro centrale che servirà per attaccare poi il controllo. Qui vedete che c'è sotto una spugna, la vedete? Questa è una spugna isolante che serve proprio a evitare eventualmente il contatto col metallo. Qui abbiamo il fusibile, stacchiamo il coperchio. Questo è il fusibile connesso a quest'altra barra sullo shunt, vedete? Dopodiché prosegue l'altro lato dello shunt e va a connettersi direttamente al relè bistabile. Ora, la cosa importante, il relè è fissato, perché questo relè di potenza va fissato bene. Dopodiché lo shunt, vedete, non ho messo le viti. Perché? Perché è l'unico punto di possibile dilatazione termica, ovvero tutte queste barre metalliche, a motivo di eventuale surriscaldamento, potrebbero dilatarsi. Ebbene, se fissassi lo shunt alla tavola di supporto sarebbe troppo rigido, invece in questo modo c'è una leggera possibilità di espandersi e questo sicuramente evita che si possano criccare le plastiche, nulla di particolare. Avete già visto l'isolante che ho messo dietro, c'è comunque una distanza tra la lastra di alluminio e il busbar e questo è il coperchio. Ecco ragazzi, questo è tutto il gruppo di uscita dal polo negativo che sarà pilotato dall'Elerix. Dopo aver tagliato tutti i pezzi che congiungeranno 2 a 2 le batterie, 2 positivi e 2 negativi, aver lucidato il rame, ho posizionato adesso su queste barre che saranno 14 il cerchietto che proteggerà dalla galvanica che andremo a realizzare. Prepariamo quindi tutte le barre di congiunzione per la serie. Ed ecco il busbar realizzato, protetto, con la zona rame libera, il resto stagno. Nella parte posteriore ovviamente tutto stagno e sarà proprio questa parte posteriore a rimanere sopra. Invece il rame con la sua connessione andrà a contatto con la batteria.
Facciamo molta attenzione visto che abbiamo una barra metallica quando ci muoviamo. Io adesso col video sto anche rischiando perché con la scusa del video potrei appoggiare questa invece che qui, per così andrei a fare un cortocircuito. Il risultato finale è una barra che sembra di alluminio ma sappiamo essere rame protetto dallo stagno. Qui ragazzi vedete il lavoro terminato, vi ho fatto una panoramica così dritta generale. Adesso muoviamoci per vedere tutti i dettagli e le finezze che ho usato. Queste sono le connessioni. Qui vedete il relè bistabile, le barre che trasportano la corrente partendo dalla batteria e trovano fusibile, shunt e il relè. Questa è la barra del positivo che sarà connessa direttamente all'inverter, vedete? Mentre il polo negativo che passa dalle protezioni arriverà direttamente dall'uscita del relè bistabile. Queste ragazzi sono le connessioni di tutti i busbar in serie. Sono tutti di rame puro, stagnato, come avete visto col sistema galvanico. Se ci avviciniamo un attimo vediamo anche, vedete, la perfezione. Questo è il foro di connessione del BMS e degli equalizzatori attivi. Un foro centrale in ogni busbar. E vista la potenza di queste batterie, il lavoro va fatto per forza bene, non si può fare lavori mediocri, ragazzi. Questo è tutto il pacco batterie, sono 30 kWh, sarà connesso direttamente all'inverter e le protezioni saranno quelle che guideranno l'unico sgancio, cioè questo relè di potenza da 600 A. Anche questo video è giunto al termine, ragazzi. Avete visto la perfezione dell'impianto. Sul prossimo andiamo avanti in questo modo. Spero vi sia piaciuto. Come al solito vi chiedo, se è vostra volontà, di iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi tutto quello che sarà il proseguo di queste serie. Avete oramai capito da alcuni video precedenti, ho spiegato cosa compongono le serie nella playlist. C'è anche tutto l'elenco dei prodotti nei link del canale. Spesso mi chiedete dove trovo questi prodotti, sono sotto il video. Se voi mettete altro cerca, proprio sotto il riquadro del video c'è tutta la lista dei link dei prodotti che sono passati nel mio laboratorio. Grazie di tutto ancora una volta e al prossimo video.